Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto la seconda cotta della stagione. La birra appartiene a una categoria di birre che non ho ancora mai fatto, quella delle lager scure. L'occasione perfetta per fare una lager scura è arrivata quest'anno anche grazie al campionato Moby, dove per la sesta tappa è stata scelta come stile e menzione speciale una Czech Dark Lager. Anche se racchiuse sotto un unico stile, sotto questo nome figurano diverse tipologie di birre ceche scure che variano per colore e gradazione alcolica. Quello che mi ha convinto e incuriosito di più su queste birre rispetto alle Schwarzbier ad esempio è il carattere maltato descritto come complesso e intenso e che non sfocia in note troppo torrefatte. Quindi in questo caso ho fatto una di quelle scelte che non consiglio particolarmente, cioè quella di brassare uno stile che non si conosce o che non si è avuto modo mai di assaggiarlo prima, e ho fatto questa scelta basandomi solo sulle descrizioni della birra e dello stile. Ma in questo caso è anche vero che si tratta di uno stile non proprio a portata di mano. Se non si viaggia può essere molto difficile venire a contatto con queste birre, mentre ho già avuto modo di assaggiare diverse Schwarzbier, abbastanza da poterne comprendere più o meno il carattere. Ma ora vi racconto com'è andata la cotta. L'obiettivo è quello di fare una Tmave Specialny Pivo con OG di 1,51, 51 ABC di colore ed un amaro di 24 IBU con bilanciamento dolce-amaro di 0,57. Ho preparato 24 litri di acqua, ho aggiunto 4 grammi di cloruro di calcio e l'ho portato a temperatura per il machine. Come grist ho inserito 66% di malto Pilsner della Best e 19% di malto Monaco. Come malti speciali ho scelto di inserire solo 2 malti per non andare a complicare troppo il grist, quindi 9% di Cara Monaco 1 e 6% di Carafa 2 della Weyermann. È la prima volta che utilizzo il Carafa 2, solitamente nelle birre più scure andavo direttamente di Carafa 3. Il 2 ha un colore di circa 1000 BC e l'ho scelto perché ho letto su più fonti che è il malto più caratterizzante per questo stile. Ho macinato tutto e ho deciso di inserire malti scuri contestualmente a quelli chiari. Faccio il machine a 64 gradi e avvio il primo step di saccarificazione di 40 minuti. Prima misurazione del pH mi dà già 5.4, quindi non farò nessuna correzione. Passo al secondo step di saccarificazione a 72 gradi per 20 minuti. Completo con un mash out di 10 minuti a 78 gradi e arrivo a una densità finale di 1,61. Nel frattempo il pH è continuato a scendere da solo fino a 5.1. Estraggo il cestello e parto subito con un veloce risciacquo con 17 litri di acqua. Rimuovo l'hot break, che è un insieme di coaguli di proteine, solitamente molto abbondante in birre scure, e arrivo in bollitura con una densità di 1,36. Per questa birra ho previsto una bollitura di 90 minuti invece che 60. La bollitura più lunga dovrebbe aiutare a ottenere un profilo maltato più ricco e aiuta anche a espellere il DMS, soprattutto se la bollitura è vigorosa. Come luppolo ho preparato un Saaz in pellet da soli 3% di alfa-acidi, quindi ce ne vorrà un po'. Su questa birra la luppolatura non dovrebbe essere troppo sottovalutata perché anche se per quanto riguarda l'aroma il luppolo può essere percepito da basso a moderato, l'amaro deve essere comunque percettibile. Quindi ho programmato 2 gettate a meno 60 e a meno 10 minuti che dovrebbero conferire 25 IBU con un rapporto BU-GU di 0,57, quindi abbastanza bilanciato tra dolce e amaro. Va considerato inoltre che parte dell'amaro potrebbero conferirlo anche i malti scuri. Prima luppolatura a meno 60 minuti con 70 g di luppolo che cederanno 21 IBU. Seconda luppolatura a meno 10 minuti con 40 g che ne cedono altri 4 IBU.
Sempre negli ultimi 10 minuti aggiungo il nutrimento a base di azoto per il lievito e il Protafloc. Per finire, 20 minuti di raffreddamento e un breve whirlpool prima del travaso. Il colore mi piace molto, è brillante ed intenso e il mosto è bello limpido. L'accoppiata Protafloc più filtro sta facendo un ottimo lavoro su questo aspetto. Nonostante la lunga bollitura, la densità iniziale del mosto è arrivata a 1,46. Avevo previsto di arrivare a 1,51. Probabilmente ho calcolato male il tasso di evaporazione. Come lievito ho scelto il V3470 della Fermentis. Ho preso la confezione da 100 grammi che dividerò con un'altra cotta perché quelle piccole non erano disponibili nella quantità che mi serviva. Quindi ho preso 50 grammi di lievito e l'ho reidratato in acqua tiepida 20 minuti prima. È un passaggio che facevo in passato, poi ho smesso di farlo. Ci sono pareri molto contrastanti, molti birrifici continuano a farlo e a suggerirlo, soprattutto in lieviti lager. Ho inoculato il lievito e ho mescolato un po' appena per distribuirlo. Ho chiuso e ho messo in camera di fermentazione, con frigo già in funzione perché con il raffreddamento in questo periodo dell'anno arrivo a 22 gradi. E ho bisogno di portare il mosto prima che il lievito inizi a lavorare in maniera importante intorno ai 10 gradi. La fermentazione è partita e ha seguito questo schema, tra i 10 e gli 11 gradi per i primi 5 giorni, poi un graduale e lento rialzo di mezzo grado al giorno fino a 15 gradi con sosta per il diacetile di 7 giorni. La densità finale che ho misurato al 13° giorno era già scesa a 1,10. Arrivo al 18° giorno e inizio una lagerizzazione, ma questa volta con una discesa lenta e non brusca, perché con una discesa lenta favoriamo meglio l'attività del lievito, mentre con una brusca lo blocchiamo del tutto. Purtroppo con i tempi stretti dovuti al concorso a cui devo mandare la birra non ho potuto prolungare la lagerizzazione oltre i 18 giorni. Ho riportato la birra a temperatura ambiente e il 37° giorno ho imbottigliato con lo zucchero per il priming e il lievito F2, che è un lievito ad alta fermentazione. Non è un passaggio tradizionale infatti per queste birre, ma in casa secondo me è la scelta più pratica e semplice e quella che dà i migliori risultati, escludendo tecniche di carbonazione forzata ovviamente. Adesso la lascerò una settimana a temperatura ambiente per la rifermentazione e poi 2 settimane in frigo prima del primo assaggio. La prima lager scura è stata fatta. Non appena sarà pronta e farò un primo assaggio, vi terrò aggiornati. In questi giorni ho in lavorazione anche la Porter, di cui poi vi parlerò in un video apposito. E stavo pensando che sarà interessante fare un paragone tra queste due birre che hanno molte cose in comune, come la densità iniziale, il grado alcolico ed il colore. Ma sono molto diverse per tipo di lievito, una è una bassa fermentazione, l'altra è un'alta, e anche nel grist la composizione dei malti speciali, pur avendo il colore molto simile, è molto diversa. Se riesco farò anche un video comparativo sull'assaggio di queste due birre. Per il resto, se ci sono dubbi o domande o suggerimenti, scriveteli sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e se siete nuovi del canale o non l'avete ancora fatto iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo video.